Ciao e bentornati a una nuova lezione del corso di cucito creativo per principianti. Continuiamo a riutilizzare un vecchio paio di jeans e questa volta userò un pezzo di una gamba di jeans per confezionare un bellissimo porta appoggiapiedi. Chi è chitarrista o chi ha figli o nipoti chitarristi sa di cosa si tratta, ricamata con un unicorno che ho fatto con l'ago magico. Spero che le spiegazioni siano state chiare. Noi ci vediamo sabato prossimo con una nuova lezione del corso di cucito. Ciao! Ricicliamo un altro pezzo di un vecchio paio di jeans preparando un porta appoggiapiedi. Prendiamo il poggiapiedi, appoggiamolo sulla gamba del jeans e tagliamone un pezzo lasciando qualche centimetro sopra e sotto. Risvoltiamo il jeans e poi tagliamo in corrispondenza della cucitura ribattuta. Stiriamo bene. Ora aiutiamoci con una riga o una squadra a prendere le misure in modo da ricavare un rettangolo preciso. Ora con un altro paio di jeans procediamo a preparare il ricamo. Per trasferire il disegno ho fatto una stampa laser che ho trasferito con il transfer marker e poi ho ricamato con l'ago magico. Nella descrizione sotto al video vi lascio i link per imparare anche queste tecniche se non avevate visto i miei video precedenti. Ora giro il lavoro, ora taglio un pezzo di questa cucitura interna che era la cucitura vera e propria del jeans, stando attenta a non tagliare troppo, e ora ripiego per 2 volte circa 1 centimetro. Questa doppia piega eviterà al jeans di sfilacciarsi. Ora possiamo procedere a fare l'imbastitura e poi a fare una cucitura a punto indietro oppure una cucitura a macchina. Una volta fatta la cucitura del bordo superiore possiamo procedere a piegare a metà, diritto contro diritto, e a fare la cucitura del lato e del fondo. Anche in questo caso, dopo aver fissato con gli spilli, facciamo l'imbastitura e cuciamo punto indietro. Oppure cuciamo a macchina, con un'unica avvertenza: se cuciamo a mano usiamo del nastro termoadesivo che fisserà i fili del jeans evitando le sfilacciature. Se invece cuciamo con la macchina procediamo poi a fare un punto a zig zag. Ora possiamo decidere di lasciarlo aperto. Io metterò un bottoncino automatico. Come tocco finale aggiungerò questo nastrino che servirà come manico. Ecco qua, la custodia porta appoggiapiedi è finita.